Un saluto a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vedremo un coltello un po' particolare. Vi dico subito che io ho preso soltanto la lama già forgiata da un utente eBay ucraino. L'ho manicato, ho fatto il fodero e come vedete è un coltello cosiddetto Yakut, coltello tipico dei paesi siberiani, della steppa siberiana o perlomeno del nord dei paesi dell'est. Manicatura molto semplice con legno nostrano, rifinitura con olio cotto e manicatura realizzata completamente a mano. Io ho preso soltanto la lama su eBay. Il fodero è realizzato in cuoio, non so se riuscite a vederlo, ma dentro ho fatto anche un proteggilama in legno molto semplice, rifinitura tipica degli Yakut con laccio di cuoio che si può usare come passante per la cintura. Il coltello, come vedete, è di dimensioni notevoli, non è un coltellino da tenere in tasca. La cosa particolare di questo coltello è questa parte concava che dà al coltello ancora più resistenza, perché in fase di forgiatura la lama è stondata, diciamo, è come fosse una U, quindi dovete vederla così, come se fosse una U. Questa parte concava è la fine di questa U immaginaria, ok? Poi viene limato, pareggiato su tutte e due le facce e poi affilato. Magari a video vi faccio vedere qualche spezzone di filmato in cui viene forgiato uno Yakut per rendervi un po' l'idea. Le caratteristiche principali di questo coltello è un acciaio con durezza 59-60 HRC. La lunghezza della lama va da 137 a 146 mm, lo spessore 4-4.6 mm, la larghezza 20-24 mm, il codolo del coltello è 68 mm. Passiamo subito ai test consueti. Come sempre il primo test è quello della carta. Ora io qui ho un cartone ma poco cambia, vedete? Estremamente affilato. Il coltello si presenta estremamente affilato. Io l'ho solo manicato, non l'ho né riaffilato né niente, quindi l'affilatura è così da quando vi arriva a casa. Iniziamo subito a provarlo con un po' di batoning, vediamo come si comporta. Iniziamo subito con dei legni relativamente piccoli rispetto alla lama e vediamo un po' come si comporta. Direi che questi non ci sono problemi, va giù molto bene. Sì. E la lama generosa aiuta nel batoning. No, li taglia proprio come burro. Sempre sul batoning proviamo un legno un po' più generoso, anche se è un legno trovato in terra, però vediamo un po' come si comporta. Qui siamo più o meno al limite lama, o perlomeno al limite utilizzo, perché adesso vediamo proprio come si comporta con questo ciocco di legno. Quello di prima era un po' marcio, ma questo è veramente secco, l'ho preso da un albero caduto e vedete, siamo quasi al limite lama. Manca solo qualche centimetro e vediamo se riusciamo a lavorarlo. Per farvi capire quanto è duro, si è rotto questo.
ce l'abbiamo fatta. Come vedete le fibre sono anche un po' ondulate, quindi è stato abbastanza difficile tagliarlo, però ce l'abbiamo fatta. Direi che il test del batoning l'ha passato a pieni voti. Proviamo ora un po' di chopping. Sempre legno secco caduto. Beh, qui come vedete non è che sia tanto performante, anzi non riesco, relativamente leggero di punta e di lama, quindi non si fa tanta forza. Beh, è così. Adesso facciamo il classico test dei trucioli per vedere com'è che si comporta con i lavori fini. Beh, qui è come un buco praticamente, che riesce perfettamente a entrare dentro le fibre senza problemi. Sì, sì. Qua dà il meglio di sé, diciamo. Vedete, riesco proprio a lavorare di fino, anche se la lama è un po' lunga, però riusciamo a fare dei buoni lavori. Altro test che io faccio sempre è lo scortecciamento. Vediamo come riesco a scortecciare. Qui molto facilmente, senza problemi. Anche questo test direi passato a pieni voti. Adesso proviamo a fare del chopping su dei piccoli rami per vedere un po' come lavora. Beh, non male, perché non è proprio fine questo ramoscello. Come ultimo test proviamo come sempre come è rimasto il filo del coltello, se taglia ancora come prima. Beh, direi proprio di sì. Ora io purtroppo ho solo cartone, ma cambia poco il risultato. Il filo lo mantiene molto bene. Beh, che dire di questo coltello, o perlomeno della lama, perché tutto il resto l'ho realizzato io in una mezza giornata, in qualche ora di un pomeriggio. Beh, e allora la lama è sicuramente molto valida. È un coltello un po' particolare, diciamolo subito, perché non è un coltello che si vede tutti i giorni. Forgiato a mano, io vi lascio in descrizione dove l'ho comprato io su eBay a una cinquantina di euro, però vendono soltanto la lama, quindi il manico lo dovete fare voi. Sicuramente è un coltello che vale la spesa, perché come lama a me piace molto, ricorda un po' i Pucco,
e se riuscite a fare un manico ergonomico meglio. In ogni caso io mi sento di consigliarvelo perché è una qualità molto alta, forgiata a mano, quindi coltello sicuramente dalle qualità molto alte. Io spero che il video vi sia piaciuto. Se volete lasciate un like e qualsiasi domanda che avete scrivetemela nei commenti. Come sempre vi ringrazio per il supporto che mi date e se volete iscrivetevi anche al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Un saluto a tutti.